Hi everyone. Livio and I have decided to revisit some of our old videos and if possible improve on them. Hope you like them. Thanks for watching. Take care. E dai, Antonio, mi parli in inglese. Ma chi ci capisce così? Forza, dai, forza. Traduciamo tutto in italiano, eh? Ciao a tutti. Con Livio abbiamo deciso di rivisitare alcuni vecchi video e dove possibile migliorare. Come buoni nonni cerchiamo di guidare i nostri fan e apprendisti sempre con video più precisi. Buona visione. Ciao. Perfetto. Adesso possiamo cominciare. La sgorbia da sgrosso è un utensile robusto con cui affrontiamo in primo luogo i pezzi al tornio. L'angolo di affilatura è di circa 55 gradi, ma esso può variare a secondo del gusto personale, in quanto l'angolo esatto va ricercato da ognuno ed è un punto di arrivo. L'affilatura possiamo farla col jig estensibile ruotando delicatamente la sgorbia, oppure adagiandola su un pianetto. Il centro segnato su un tronchetto va accentuato con qualche colpo di mazzuolo sul burino, o meglio sulla punta trascinatrice per una presa migliore. Posizioniamo tra punta e contropunta il tronchetto e regoliamo il poggia utensile circa 10 mm più basso della linea tra le due punte. Iniziamo l'operazione di sgrossatura appoggiando la sgorbia al T-rest, tenendo basso il manico, facendo in modo che il tallone cominci a toccare il legno. Alziamo gentilmente il manico e la sgorbia comincia a mordere il legno. La velocità del tornio è intorno ai 1000 giri. Poiché abbiamo asportato del legno, avviciniamo il poggia utensili al pezzo e continuiamo a sgrossare. Quando il pezzo ha assunto un aspetto cilindrico, possiamo aumentare la velocità sui 2000 giri. Ricordiamo di mantenere il poggia utensile sempre vicino al legno. Ora montiamo al tornio un ramo ancora verde. Sgrossare legno verde è molto più agevole e avremo nell'aria meno polvere. Dopo il legno verde sgrossiamo un quadrello con spigoli vivi. Attenzione, prima di accendere il tornio, assicuriamoci che il legno non tocchi il poggia utensili. Poggiando la sgorbia sul pezzo, il ticchettio ci avverte che il legno non è perfettamente cilindrico. Un ultimo suggerimento. Per sgrossare quadrotti di legno non va usata quella da sgrosso, ma una sgorbia da scavo o per profilare. La sgorbia a profilare ha una gola poco profonda. Si usa sul legno con fibra parallela al letto del tornio, per tornire gole e tori e per scavare legno di testa. La sgorbia a dettaglio è una variante della sgorbia a profilare, dalla quale si diversifica per l'estremità più appuntita.
Eccola mentre accarezza il legno per dargli una finitura liscia. Mentre rimodella una presa a mandrino in compressione e l'orlo di una coppa. Prima dell'uso è buona norma riaffilare la sgorbia alla mola, anche ricorrendo al jig a pendolino. Ecco i particolari della punta dopo l'operazione di affilatura. Vediamola ora all'opera con gole e tori. Dopo aver scavato dei solchi con un vedano, appoggiamo la sgorbia al legno con le ali rivolte verso l'alto. Tallonando, giriamo delicatamente la sgorbia e iniziamo a tagliare con l'ala sinistra. In questa circostanza non va usata la punta. Passiamo quindi ad arrotondare il lato sinistro della gola sul secondo toro. Per modellare la gola iniziamo il taglio con le ali rivolte a destra a ore 15 e usando la punta questa. Poi, sollevando il manico e ruotando la sgorbia, tagliamo con l'ala. Completiamo il taglio a metà gola con le ali alte. Poi iniziamo il taglio dall'altra parte. Il segno di matita al centro manteniamolo fino alla fine, perché esso ci indica il centro del toro. Continuiamo con la gola successiva. E infine affrontiamo uno scavo di testa. Qui la posizione della sgorbia è pressoché orizzontale in partenza, mentre il manico si abbassa in uscita. Come vedete, con legno di testa la direzione di scavo va dal centro verso l'esterno. La sgorbia da scavo è robusta e rigida e la si riconosce dalla gola più accentuata. Può essere affilata alla maniera tradizionale, con ali leggermente arretrate, oppure ad unghia con ali più lunghe, oppure ancora alla maniera irlandese Irish, con ali ancora più lunghe. Per i due ultimi tipi di affilatura però occorre il jig a pendolino. La scelta è soggettiva. Qui Antonio infatti usa un'affilatura con ali poco arretrate. Una particolare affilatura è il doppio bevel, che si intravede qui, ed è molto utile nello scavare ciotole. Questa invece è una 10 mm affilata con bevel singolo. Sgrossiamo l'esterno con una sgorbia di 13 mm. Sempre con la stessa sgorbia iniziamo a scavare.
mentre la bocchetta dell'aspiratore elimina buona parte della polvere. Notate le ali della sgorbia rivolte a destra, mentre lo scavo procede dall'esterno verso l'interno. E continuiamo sempre con le ali a destra e tagliando con la punta della sgorbia. Per finire il fondo della ciotola, sostituiamo la sgorbia con quella da 10 mm. E procediamo sempre con identica modalità, cioè ali a destra. Ora mostriamo come finire l'esterno della ciotola con sgorbia da 10 mm. Successivamente rifiniamo il labbro. Infine finiamo di scavare l'interno, ricordando ancora di tenere le ali a destra. E per concludere eliminiamo la presa mandrino e finiamo l'esterno.